In un piccolo villaggio ai piedi di una montagna c'era un saggio che viveva in una semplice capanna. La gente veniva da ogni dove per chiedergli consiglio e guida. Un giorno un giovane, con il volto gravato dalle preoccupazioni, bussò alla porta del saggio, che lo accolse con un sorriso caloroso. Il giovane disse: «Oh saggio, la mia vita è piena di problemi. Sento di non riuscire a superarli. Ogni giorno affronto nuove sfide. Ogni volta che risolvo un problema, ne appare un altro. Sono stanco di questa vita». Il saggio ascoltò tranquillamente, poi disse: «Lascia che ti mostri qualcosa, ragazzo mio, ti piace il caffè?» Il giovane annuì, sorpreso dalla domanda inaspettata. Il saggio prese una caraffa di caffè caldo e tirò fuori 3 tazze diverse, una in oro massiccio ornata di gemme, e una tazza di ceramica normale e una vecchia tazza con una crepa. Il saggio versò il caffè prima nella tazza d'oro, poi in quella normale e infine in quella rotta. Il saggio chiese: «Figliolo, ti piace il caffè? Se volessi bere il caffè, quale tazza sceglieresti?» Il giovane guardò le tazze e disse senza esitazione: «Naturalmente sceglierei la tazza d'oro, è preziosa e bella». Il saggio sorrise e disse: «Capisco la tua scelta, ma lasciami chiederti, pensi che il sapore del caffè cambierà a seconda della tazza?» Il giovane pensò per un momento, poi rispose: «No, credo che il caffè sarà lo stesso in tutte le tazze». «Esattamente», disse il saggio. «E ora lascia che ti dica qualcosa di importante. La vita è il caffè e le tazze sono le circostanze e gli eventi che attraversiamo. La tazza non cambia o determina la qualità della vita che viviamo, la contiene solamente». Il saggio continuò: «Spesso ci concentriamo sul tipo di tazza che possediamo nella vita, se è d'oro, normale o addirittura rotta. Passiamo molto tempo a pensare a come ottenere una tazza migliore e ci sentiamo frustrati quando vediamo le tazze degli altri. Ma la verità è che il caffè, cioè l'essenza della nostra vita e delle nostre esperienze, è ciò che conta davvero. Se ci concentriamo solo sulla tazza, potremmo dimenticare di godere del caffè al suo interno». Il giovane rifletté sulle parole del saggio e cominciò a capire il significato. La vita che viviamo, le nostre relazioni, il nostro lavoro, i nostri sogni, sono il caffè. Le circostanze, la ricchezza, la posizione sociale, le cose materiali, sono solo tazze, sono strumenti per contenere e servire la vita, ma non cambiano né definiscono la qualità della vita che viviamo. Concentrandoci sulla tazza, falliamo nel gustare il caffè che ci è stato dato. Goditi il tuo caffè, ossia goditi la tua vita, indipendentemente dalla tazza in cui viene servito. Non lasciare che le circostanze esterne determinino la tua felicità o tristezza. Il giovane rimase in silenzio per un po', riflettendo su queste parole sagge, poi sorrise e disse: «Ti ringrazio, saggio. Ora mi rendo conto che mi concentravo troppo sulla tazza, sui miei problemi e le mie circostanze, al punto da dimenticare di godermi il caffè, la vita stessa e la sua bellezza». Il giovane lasciò la capanna del saggio con una nuova prospettiva sulla vita, consapevole che la vera felicità esiste. Non deriva dalle circostanze esterne, ma dal nostro modo di vedere e apprezzare la vita stessa.